Insieme con l'inglese cigaretti. Io martedì sono andata a Milano. I 10 giorni di gennaio sono di vacanza, tra virgolette, sulla sportiva per la poi sarà in questo, come lo stesso no, sei sudatissimo. Qualcosa che pure sta anche dentro. Dove sei arrivato? Però lei è solo Cati, sai che sono ecco la Sì, sì. Io sono di 50.
l'unanimità ha un grande significato. L'industria italiana compatta sull'idea di riforma paese a prescindere dal governo, ma per la governabilità. È una questione di argomenti e di contenuti che non riguarda oggi a nessuno, riguarda una visione del paese. Oggi è una giornata di attesa per l'esito del referendum Brexit. Gli industriali si augurano che non accada, che vinca il no, ma quali potrebbero essere? Gli scenari sono quelli che ha individuato la Banca d'Inghilterra. Il primo danno dal Brexit arriva in Inghilterra con un crollo del PIL potenziale dall'1 al 6%, è evidente che nel breve termine qualche tensione l'avremo anche in Europa, che terrà sicuramente meglio, ma comunque sia Brexit o Remain, l'Europa del giorno dopo, cioè di domani, dovrebbe essere un'Europa che deve ridiscutere un'idea di Europa più orientata alla crescita. Quindi aggiungo di nuovo un saluto al nostro Presidente e grazie per aver partecipato alla nostra Assemblea. Quindi dopo aspettiamo il suo contributo e quindi proseguo con la mia relazione parlando purtroppo di incertezza, di velocità di cambiamenti, più competizione, meno diffuse in aree strategiche del pianeta che determinano tragedie umanitarie e compromettono tanto la crescita mondiale quanto il consolidamento, ma la luce in fondo al tunnel appare lontana e ciascun italiano deve inventarsi la propria soluzione per risolvere i propri problemi individuali, familiari e aziendali. Operatori attivi nel mercato interno e quelli orientati all'export. Un dato confermato dalle nostre esportazioni che nel 2015 hanno registrato il loro nuovo record, con una crescita superiore ai 3 punti. Dobbiamo costruire una nuova realtà. Il primo lascito degli ultimi anni è certamente la scoperta del ruolo. Tutti consapevoli che davanti a te hai un quadrennio importante per il Paese e per il nostro futuro. Un mese fa, in occasione del tuo insediamento, hai indicato ciò che tutti noi riteniamo indispensabile per costruire il futuro. che si ritrova per fissare un po' l'agenda dell'anno, la principale sfida del 4.0. Vediamo rapidamente questo filmato e poi inizieremo a farvi ascoltare anche i nostri ospiti. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the 4th Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this 4th Industrial Revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The projection of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data?
how can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage the students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Insomma, una rivoluzione così profonda, avete visto, in pochi minuti